Salve, oggi andiamo a vedere il Dareo A950 Wing, che è la versione più piccola e leggera in plastica, stavolta del 950 che avevamo visto in magnesio. Il Wing ha 30.000 CPI, anche se non è un dato interessante, 35 grammi di peso questo lo è e il supporto a 8000 Hz di polling rate sia cablato che no. 35 grammi per un mouse senza fori non sono assolutamente pochi, è un bel risultato. E ha la versione personalizzata del 3950 di PixArt come sensore, quindi l'ultima release, connessione sia cablato che 2.4, non ha il Bluetooth, giustamente per i pesi è bene evitare anche il Bluetooth, 750 di tracking speed, va bene, 8000 Hz e una batteria non molto grande, 210 mAh, però insomma voglio dire, alla fine al giorno d'oggi l'autonomia non è un problema, insomma basta stare un attimo attenti e non portarlo a fine batteria, insomma che si riesce ad andare avanti tranquillamente. Io perlomeno ci ho fatto 3 giorni senza nessun problema, per cui insomma 3 giorni se non si trova un attimo per ricaricarlo, insomma sta un po' a noi. Allora, vediamo cosa troviamo in bundle. Chiaramente il mouse, i piedini di scorta che sono diversi da quelli montati, ovvero sia abbiamo la parte inferiore più grande. Ora io non sono mai un amante dei grandi piedini, per cui va benissimo secondo me questi qui. Tra l'altro sono anche abbastanza veloci. Peccato, l'unica cosa è che sono un po' spigolosi, ovvero sia sul cordura si sente che sfregano un po', magari ecco, utilizzandolo si addolciscono un pochino, non sono arrotondati perfettamente, soprattutto questi due in basso. Comunque, questo giusto per dire, anche qui non sembra che siano proprio rounded, rotondi. Inoltre troviamo nella confezione gli adesivi per il grip, sembrano anche abbastanza fatti bene, sono morbidi e abbastanza spessini. Chiaramente il dongle senza RGB con 8K wireless, una bustina per poterlo trasportare e il cavo. Allora, prima di andare a vedere il cavo, ma potrebbe essere un pochino meglio, però insomma sicuramente meglio di quello visto su altri mouse più titolati. Allora, prima di andare ad analizzarlo, perché ho scelto di presentare questo mouse? Perché per la prima volta, forse nella storia, un'azienda del mainstream, che è Corsair, ha clonato un mouse cinese, diciamo da poco, col suo Sabre che abbiamo visto, il Sabre V2 Pro. È praticamente uguale, cambia veramente pochissimo, proprio giusto la personalizzazione di Corsair, però costa al momento in cui lo comprai io, scusate se ogni tanto sentite i cani, costava 110 il Sabre e questo viene poco più di 50, per cui metà prezzo assoluto. Ora però costa un pochino meno, forse sugli 80 euro si trova il Corsair. E comunque praticamente ha copiato questo qui per intero. Andiamo a sentire. Facciamo prima la forma, va bene, la forma. Il mouse non è grandissimo, è molto stretto, per cui diciamo che claw finger, come era anche per il Corsair, claw finger va benissimo, per palm serve una mano un pochino più piccola, la mia è 19x10 cm, per cui forse palm non è proprio l'ideale, si va abbastanza fuori, anche perché non ha una bombatura così accentuata sopra da permettere di utilizzare tutta la superficie, diciamo che è abbastanza piatto, ha giusto l'appoggio qui ottimale per la claw,
Però ecco, diciamo che è un mouse abbastanza, non ha una grossa bombatura, corpo, per cui beh, forse un pochino più, forse meglio un pochino più per finger che per claw, però ecco, diciamo che va bene nelle due impugnature. Palmo è un pochino più complicato se si ha una mano grandina. Andiamo a sentire i tasti. Rosellina. Tasti laterali. Ecco, allora, partendo dai principali, come vedete abbiamo una corsa abbastanza lunga, travel pre-click abbastanza accentuato e anche il post-click. Poi chiaramente nell'articolo troverete i dati del latency, del click latency, sia solo click sia contando anche il travel pre-click, per cui lo possiamo vedere. E come tasti monta gli Omron, che a me piacciono molto per il feedback tattile e uditivo che hanno, devo dire non mi piacciono troppo leggeri, per cui mi trovo molto bene con gli Omron, e comunque sono abbastanza leggeri a confronto di altre situazioni dove abbiamo trovato l'Omron abbastanza più duro in questo caso. Questo non ha assolutamente problemi. Rotellina, niente da dire, gommata sopra, per cui anche ha un ottimo grip, posizione perfetta perché veramente è molto naturale trovarla senza nessuna fatica, per cui è posizionata, mi piace molto come è posizionata. Abbiamo un po' di problemi sui tasti laterali, ovvero sia non ha il fondo corsa, come vedete rientrano molto dentro la scocca, soprattutto questo posteriore, anche se sono posizionati perfettamente e sono facilmente raggiungibili. Io non li uso molto, però ecco, diciamo che la posizione è ottima, per il resto la qualità non è così eccelsa. E il mouse per questo costo devo dire che come qualità di costruttiva lo trovo perfetto. Trovo perfetto anche il fatto di non avere un coating che porta spesso a dover vedere macchie, insomma, subito si macchia, subito si sciupa, per cui e anche il grip io lo trovo anche migliore. Per cui per quanto mi riguarda preferisco sempre avere una superficie grezza, diciamo così, ma riduce i costi, riduce magari anche il peso e la trovo anche migliore come qualità e non disturba affatto. Soprattutto questi bianchi e col coating tendono subito a ingiallire e a sporcarsi, mentre sui neri subito si vede le ditate immediatamente se non è fatta proprio di altissima qualità, e non credo che ci siano aziende che adesso lavorano sul coating di qualità eccelsa, abbiamo visto anche l'Endgame Gear. Per cui per quanto mi riguarda ottima scelta in questo caso, e mi piace anche, come ho detto, il grip che ha. Andiamo a vedere il cavo, che non è morbidissimo ma nemmeno durissimo, si poteva fare qualcosa di meglio, però ecco, insomma, abbiamo visto anche di peggio su mouse che costano molto di più. Quindi, concludendo, è un mouse che merita per il costo, per il fatto che è stato clonato, quindi va dato credito, ottima rotellina, manca il Bluetooth, ha un LED RGB che indica la batteria e CPI posto qui sotto il rotellino al centro, dopo vedrete anche la foto nell'articolo. Forse l'autonomia non sarà il massimo vista la poca batteria, però ha un peso veramente valido e personalmente lo trovo un'ottima scelta a un ottimo prezzo. L'unica cosa, e magari metterò il link nell'articolo oppure metterò tramite il mio drive,
dove scaricare il software è un pochino problematico trovarlo, si trova la versione web, però non è completa, con i dati tipo il motion sync e altre cose un pochino più specifiche non si trovano nella versione web, si trovano solo nella versione installabile e non è così semplice da trovarla. Per cui, solito problema dei cinesi sul software, che vabbè, problema come devo dire, però ecco, giusto per dare come info. Per cui questo A950 Wing molto meglio del magnesio, della versione in magnesio, mouse che mi è piaciuto e personalmente lo trovo forse un po' troppo stretto per quanto mi riguarda nella base, qui nella parte inferiore nella base, però ecco questa è una cosa personale, magari perché è una mano abbastanza larga, però per il resto è un mouse che consiglio. Sicuramente lo hanno clonato, ma non l'hanno fatto sicuramente meglio, pur avendo questo come target. Corsair è rimasta molto sotto e però molto sopra è andato il prezzo. Bene, e con questo ho concluso, vi ringrazio, ciao, alla prossima. Ciao!